Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Amicasil Pharmatex Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Amicasil? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Amicasil durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Amicasil? Amicasil è un farmaco a base del principio attivo amicacina, appartenente alla categoria degli antibatterici aminoglicosidici e nello specifico altri aminoglicosidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Pharmatex Italia SRL. Amicasil può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Amicasil 500 mg/2 ml Soluz. Iniettabile IMED 10 fiale. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Pharmatex Italia SRL. Ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo. Amicacina. Gruppo terapeutico. Antibatterici aminoglicosidici. Forma farmaceutica. Soluzione, uso interno. Indicazioni. Amicasil è indicato nel trattamento a breve termine per infezioni gravi da ceppi sensibili di germi gram negativi, comprese le specie di Pseudomonas, E. coli, Proteus indolo più indolo, di Providencia, del gruppo Klebsiella Enterobacter, Serratia, e di Acinetobacter. Questo antibiotico si dimostra efficace nella terapia delle batteriemie, delle setticemie e delle sepsi neonatali, nella terapia delle infezioni gravi delle vie respiratorie, delle ossa e delle articolazioni, dell'SNC, inclusa la meningite, delle infezioni intraaddominali, inclusa la peritonite, delle ustioni e delle infezioni post-operatorie, incluse quelle della chirurgia vascolare, nella terapia delle infezioni gravi, complicate e ricorrenti, delle vie urinarie, causate da germi gram negativi. Per contro, come gli altri aminoglicosidi, l'amicacina non è indicata negli episodi infettivi iniziali non complicati del tratto urinario, quando l'agente eziologico è sensibile ad antibiotici potenzialmente meno tossici, nella terapia delle infezioni da stafilococco. Perciò si può adottare come terapia d'attacco in caso di infezioni stafilococciche accertate o presunte, quando il paziente è allergico ad altri antibiotici o è presente un'infezione mista da stafilococchi e gram negativi. Nella terapia delle sepsi neonatali, quando il test di sensibilità indica che altri aminoglicosidi non si possono impiegare. In tali casi può essere indicata anche una terapia concomitante con un antibiotico di tipo penicillinico, a causa della possibilità di sovrainfezione da gram positivi, streptococchi o pneumococchi. Amicasil è in grado di combattere le infezioni da germi gram negativi resistenti alla gentamicina e alla tobramicina, particolarmente da Proteus recgeri, Providencia stuartii, Serratia mercescens e Pseudomonas aeruginosa. Posologia. Somministrazione intramuscolare ed endovenosa. Alle dosi consigliate, le infezioni meno gravi causate da microrganismi sensibili rispondono alla terapia entro 24-48 ore. La durata del trattamento è in genere di 3-7 giorni per la somministrazione endovenosa e di 7-10 giorni per la via intramuscolare. Adulti e bambini. 15 mg/kg/via in 2 somministrazioni. Neonati e o prematuri. Dose iniziale di 10 mg/kg, proseguire con 7,5 mg/kg ogni 12 ore. Infezioni ad alto rischio e o sostenute da Pseudomonas. La dose iniziale nell'adulto può essere aumentata a 500 mg ogni 8 ore, ma non si deve mai superare la dose di 1,5 g/die, né protrarre la terapia per più di 10 giorni. Non si deve comunque superare la dose totale di 15 g. Infezioni del tratto urinario non complicate, escluse le infezioni da Pseudomonas. 7,5 mg/kg/vie in un'unica somministrazione giornaliera.
Alterata funzionalità renale. Nei pazienti affetti da disfunzione renale, la dose giornaliera dovrebbe essere ridotta o aumentati gli intervalli tra una somministrazione e l'altra onde evitare un accumulo del farmaco. Un metodo consigliato per stabilire le dosi da somministrare a pazienti con una diminuita funzionalità renale, sospetta o accertata, è quello di moltiplicare per 9 le concentrazioni sieriche di creatinina. Il risultato ottenuto rappresenta l'intervallo, espresso in ore, tra una dose e l'altra. Esempio. Se il tasso sierico della creatinina è di 2 mg, la dose consigliata dovrà essere somministrata ogni 18 ore. La somministrazione IM è preferenziale, ma in caso di necessità può essere utilizzata, con identico schema posologico, la somministrazione endovenosa. Somministrazione per infusione endovenosa. Nell'adulto l'introduzione del preparato per infusione venosa lenta deve essere effettuata utilizzando una quantità di liquido, 100-200 per fiala da 500 mg, tale da consentire ciascuna somministrazione in un tempo variabile da 30 a 60 minuti. È pertanto necessario diluire la fiala in opportuni solventi, quali la soluzione fisiologica, soluzione glucosata 5% e soluzione ringellattato. Nei bambini la quantità di liquido da usare sarà in stretta relazione con quantità di antibiotico che il bambino deve assumere. Il liquido di infusione deve essere somministrato in un periodo di 30-60 minuti. Nei bambini più piccoli l'infusione dovrebbe durare da 1 a 2 ore. I diluenti compatibili per l'infusione sono i seguenti. Soluzione fisiologica, destrosio 5%, ringellattato. L'amicacina non deve essere unita ad altre sostanze da infondere, ma somministrata da sola, secondo lo schema posologico stabilito. Controindicazioni. L'iniezione di amicacina sulfato è controindicata nei pazienti con nota allergia all'amicacina o a qualsiasi componente della formulazione. Un'anamnesi di ipersensibilità o di reazioni tossiche serie agli aminoglicosidi possono controindicare l'uso di qualsiasi aminoglicoside a causa della nota sensibilità trasversale dei pazienti ai farmaci di questa classe. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. È consigliabile effettuare un antibiogramma prima di iniziare la terapia. L'amicacina può essere adottata come terapia iniziale, quando in una infezione si sospetti l'eziologia da gram negativi e non siano ancora, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'uso contemporaneo o seriale di altri agenti neurotossici, ototossici o nefrotossici, e in particolare canamicina, gentamicina, todramicina, neomicina, streptomicina, bacitracina, cisplatino, amfotericina B, ciclosporina, tacrolimus, cefaloridina, paromomicina, viomicina, polimixina B. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Amicazil insieme ad altri farmaci come Cicorin, Cisplatino Accord Healthcare Italia, Cisplatino Pfizer, Cisplatino Sandoz, soluzione, uso interno, Cisplatino Teva Italia, Ikervis, Reomax, Sandimun, capsula molle, Sandimun Oral, capsula molle, Sandimun Oral, soluzione, Sandimun, soluzione, Sandimun, soluzione, uso interno, Vercazia, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Amicazil durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Amicazil durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'amicacina deve essere somministrata alle donne in gravidanza e ai neonati solo quando strettamente necessario e sotto controllo medico, vedere paragrafo 4.4. Ci sono dati limitati sull'uso di aminoglicosidi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sugli effetti sulla capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari. A causa del verificarsi di alcune reazioni avverse, vedere paragrafo 4.8, la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari può essere compromessa. Effetti indesiderati. Tutti gli aminoglicosidi sono potenzialmente in grado di indurre ototossicità, tossicità renale e blocco neuromuscolare. Queste tossicità si verificano più frequentemente nei pazienti con compromissione della funzionalità renale, nei pazienti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio, vi è un rischio generale di reazioni nefro, oto e neurotossiche, blocco neuromuscolare. Il blocco neuromuscolare con arresto respiratorio ha bisogno di cure appropriate, compreso l'applicazione di calcio ionico, ad esempio come gluconata o lattobionata in soluzione al 10-20%, vedere paragrafo 4.4. In caso di sovradosaggio o di reazione tossica, dialisi peritoneale o emodialisi sarà di aiuto nella rimozione di amicacina dal sangue. I livelli di amicacina vengono ridotti anche durante emofiltrazione arterovenosa continua. Nel neonato può essere anche considerata la trasfusione di scambio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antibatterici aminoglicosidici per uso sistemico. ATC. Ilunga 01GB06. L'amicacina è un antibiotico semisintetico appartenente al gruppo degli aminoglicosidi. Il meccanismo d'azione, di tipo battericida, è analogo a quello degli proprietà farmacocinetiche. Studi di cinetica hanno messo in evidenza che il picco serico massimo, 22,8 mg/ml, dopo somministrazione di 7,5 mg/kg/m si ottiene in 30.160 ed il tempo di emivita plasmatica, dati preclinici di sicurezza. La DL50 nel topo è risultata per via IM 704 mg/kg. Nelle prove di tossicità subacuta nel cane, il farmaco è risultato ben tollerato e non ha provocato la morte. Elenco degli eccipienti: sodio citrato, sodio metabisolfito, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.